Ciao a tutti, rieccoci qua. Continuiamo con il quesito numero 5 della seconda prova di matematica del 2018. Prima però fate capire a YouTube chi comanda, distruggete il tasto mi piace, così che l'algoritmo farà conoscere questi video sull'esame di Stato anche ad altri studenti. L'avete fatto? Bravi! Detto questo, partiamo. Il quesito numero 5 dice: con una staccionata lunga 2 metri si vuole recintare una superficie avente la forma di un rettangolo sormontato da una semicirconferenza come in figura. Determinare le dimensioni dei lati del rettangolo che consentono di recintare la superficie di area massima. Area massima, parola magica, così come abbiamo visto nel quesito dell'altro giorno, il numero 1, anche qui dovremo trovare una funzione e per trovare l'area massima poi faremo la derivata prima. La nostra funzione che cos'è? È data dall'area del rettangolo, che vi ricordo si trova base per altezza. Nel nostro caso la base l'ho chiamata AB e l'altezza l'ho chiamata BC. Come sempre in questi problemi dobbiamo chiamare qualcosa con X. Decido di chiamare con X il raggio di questa semicirconferenza. Perché? Perché vedo che mi fa comodo. Infatti se chiamo con OC uguale X, chiaramente io mi trovo subito che AB, che è uguale a DC, è il doppio, perché questo è il diametro e per definizione il diametro è doppio del raggio. Quindi AB ce l'ho, mi manca BC. Come faccio a trovare questa altezza? Io so che tutta la staccionata è lunga 2, quindi tutto il perimetro, che è tutto questo che vi coloro in giallo, è lungo 2. Ora, questa semicirconferenza quanto è lunga? Io vi ricordo che il perimetro di una circonferenza si trova 2πr. Chiaramente questa è una semicirconferenza, ovvero è metà circonferenza, quindi il semiperimetro si trova facendo la metà. Ma R da noi l'abbiamo chiamato X e quindi questa semicirconferenza ha perimetro πx. Quindi per trovare l'altezza cosa farò? L'altezza sarà uguale a tutto il perimetro 2 meno il segmento AB meno questo arco di semicirconferenza diviso 2, perché chiaramente questa altezza BC è uguale a questa altezza. Ora che ho trovato l'altezza del rettangolo BC, sono in grado di trovare l'area, perché AB ce l'ho e BC l'ho appena trovato. Noi vogliamo massimizzare l'area del recinto, quindi l'area totale da cosa è data? Dall'area del rettangolo, ovvero questa qui in blu, più l'area della semicirconferenza, ovvero questa qui in rosa. Quindi la funzione che sto cercando è questa, perché l'area del rettangolo è AB 2x per l'altezza, tutta questa cosa qua. L'area di una circonferenza vi ricordo che si trova con la formula π greco raggio alla seconda. Nel mio caso metà circonferenza e quindi divido per 2. Da noi il raggio si chiama x e quindi π greco x alla seconda fratto 2. Facciamo i calcoli, qua semplifico sopra e sotto 2 e moltiplico. Questi due termini si possono sommare, faccio l'MCM che è 2 e quindi viene meno π greco x alla seconda fratto 2. Ora che ho la mia funzione, per trovare il massimo faccio la derivata prima. Dobbiamo fare la derivata di una potenza, quindi la derivata di 2x è 2, la derivata di 2x alla seconda basta che porto il 2 davanti, 2 per 2 è 4 e abbasso di grado. Qui il 2 portato davanti si semplifica con il 2 al denominatore e rimane π greco x. Devo porre questa quantità maggiore di 0. È una disequazione di primo grado, qui noto che posso raccogliere a fattore comune una x e il 2 lo porto al secondo membro cambiando di segno. Tutte le volte che la x è negativa, io vi ricordo che in una disequazione cambiamo segno al primo membro e al secondo membro e cambiamo anche di verso, da maggiore diventa minore. Se questa caratteristica non ve la ricordavate, ovviamente ho una playlist anche per questo, si chiama disequazioni lineari, ovvero disequazioni di primo grado. Ora divido a destra e a sinistra per il coefficiente che c'è davanti a x e trovo così questa soluzione. Non dimentichiamoci cosa stavamo facendo la derivata prima maggiore di 0 e vi ricordo che come abbiamo visto nella playlist studio di funzione dobbiamo fare la tabella dei segni. Devo mettere un segno più quando x è minore di questa quantità, quindi minore a sinistra. Ora
per vedere se effettivamente questo valore è un punto di massimo oppure un punto di minimo, devo mettere le frecce. Quando c'è il più metto una freccia che cresce, che sale, quando c'è il meno una freccia che scende. Ho ottenuto così una vetta, ovvero un massimo. Per x uguale a 2 fratto 4 più pi greco ottengo che il recinto ha superficie massima. Mi chiedeva di trovare le dimensioni dei lati del rettangolo, quindi non fermiamoci qui, ok? Ricordatevi sempre cosa vi chiedeva il testo, altrimenti poi all'esame non vi calcolano il punteggio pieno per questo quesito. Volevamo le dimensioni dei lati, quindi AB era 2x, quindi 2 per questa quantità qua viene così, mentre BC era tutto questo termine qua, vado a sostituire al posto di x questa quantità e il diviso 2 che vedete qui l'ho messo come per un mezzo, altrimenti mi veniva una frazione a castello che non mi piace molto. Ok, facciamo l'MCM qui tra parentesi, 2 per questa quantità qua viene 8 più 2 pi greco, meno 4 il numeratore lo ricopio e allo stesso modo questo numeratore. Questi due termini sono opposti, sono felice, così se ne vanno, quindi al numeratore 8 meno 4, 4. Questo 4 si può semplificare con il 2 che c'è qui al denominatore e trovo così l'altezza BC. Ecco le dimensioni dei lati del rettangolo. Se volete altri video sull'esame di maturità, cliccate sul bottone mi piace, così nei prossimi giorni ne caricherò di altri. Se vi va, lasciate qui un commento per dirmi come vi state preparando al grande giorno. Io sono curiosa e soprattutto altri, leggendo i vostri commenti, potrebbero trarne profitto. Io vi auguro buono studio e vi ricordo che se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.